La discoteca che visitiamo oggi ha una storia abbastanza recente, infatti nasce nel 2007, sulle radici di uno storico locale. Ma la storia di questo posto è un po' più antica, non siamo riusciti a risalire all'anno di fondazione della struttura originale, ma sappiamo che all'inizio del 2000 era all'apice del suo successo e molto in voga tra i giovani della zona. Ma nel mondo delle discoteche le cose cambiano in fretta e la riduzione della clientela portò lo storico locale a una momentanea chiusura. Ok ragazzi, stavamo per abdicare, non si riusciva a entrare qua dentro, ma poi abbiamo trovato un piccolo ingresso. È una discoteca, ovviamente, si vedeva da fuori che era una discoteca. Non sappiamo molto di questo posto, quindi adesso esploriamo e facciamo il video. Ma questo pendolo qua cosa c'entra? Completamente stile impero, questo sarebbe perfetto per lo studio. Lo vedi? Sì. Nel 2007 i nuovi soci tentarono un rilancio del locale. Il locale venne ristrutturato e prese la forma che ancora oggi ha. Wow, questi tendoni sono bellissimi. Ragazzi, abbiamo veramente il cuore in gola perché non sappiamo assolutamente niente di questo posto e non sappiamo se è controllato o se c'è un proprietario. Wow, questa doveva essere la sala da ballo principale. Gli affari andarono avanti per alcuni anni, ma nel 2018, dopo un nuovo periodo di fermo, si decise per un altro cambio di gestione. Tuttavia la fine di questo posto non fu graduale, ma arrivò all'improvviso. Pochi giorni prima di una serata molto attesa, un controllo di sicurezza riscontrò delle anomalie. Al controllo parteciparono anche i vigili del fuoco, che dichiararono il locale non più a norma e quindi momentaneamente inagibile. A questo punto i soci avevano due strade: adeguare il locale, sostenendo però ingenti spese, oppure cessare l'attività. Ragazzi, sono rimasti i tendaggi rossi e bianchi, sono spettacolari. Ora non so quanti di voi hanno vissuto gli anni 80, io in realtà sono un po' più grande e forse questa discoteca magari è anni 90-2000, non lo so, sembra più recente comunque rispetto alle discoteche anni 80 che visitiamo di solito. Fatto sta che qua dentro immaginare com'era quando era attiva fa venire veramente il magone. Cioè doveva essere veramente spettacolare questo posto. Ci sono un sacco di specchi, infatti ogni volta che mi giro vedo la mia immagine riflessa e mi spavento. Questa penso che era la sala da ballo principale, adesso, cioè dopo continuiamo l'esplorazione, vediamo se ci sono altre sale così, ma questa penso che era quella più grande. E qui sopra di me penso che una volta erano collegati tutti gli impianti audio, luci. Adesso non c'è più nulla. Il controllo dei vigili del fuoco sullo stato del locale avvenne intorno all'anno 2019. Dopo questa notizia non sono disponibili altre informazioni online, ma a giudicare dallo stato di abbandono in cui versa il locale, pensiamo che i soci abbiano deciso di non adeguare la struttura alle nuove normative e quindi di cessare l'attività. Comunque, quante volte abbiamo provato a entrare qua dentro? C'era sempre gli zingari. Ragazzi, questa è la terza o forse addirittura la quarta volta che cerchiamo di entrare qua dentro e finalmente ce l'abbiamo fatta. Ogni volta c'era sempre qualcosa che ci faceva applicare l'esplorazione. Ma questo cosa ci fa qua? Ecco, una macchina da scrivere. Ma cosa ci fa qua?
Questo era il bar? È rimasto qualcosa da bere? C'è una pizzeria. Quindi facevano anche ristorazione qua. Ah, ma sono rimasti un po' di alcolici qua, guarda. Che belli. Raga, siamo dietro al bar, sono rimasti un po' di alcolici. La cosa impressionante è che sono ancora tutti pieni di alcol, sembrano mai utilizzati. Comunque il barista vedeva questo, quando serviva i cocktail da bere, e alzava la testa poteva vedere la pista da ballo, che sicuramente al tempo era piena di gente. Questa bottiglia è bellissima. Facendo ulteriori ricerche abbiamo scoperto che attualmente il locale è all'asta. Non sappiamo se qualcuno lo abbia acquistato, ma a giudicare dallo stato in cui versa, pensiamo di no. Sì ragazzi, questi sono i bagni, non sembrano nulla di che, quindi evitiamo di prendere tempo e andiamo avanti con l'esplorazione. Questo frigorifero qua è abbastanza inspiegabile, vediamo cosa c'è dentro. È vuoto, ma esce veramente un odore di morto. Ok ragazzi, mica il cuore in gola. Questo penso che sia l'ingresso principale. Sì, è l'ingresso principale, questo dovrebbe essere la reception. E questo un po' di decorazioni che accoglievano gli ospiti. È a questo punto che succede qualcosa di strano. Premetto che facciamo molte esplorazioni, quindi sono abituato a sentire rumori nei posti abbandonati, a volte inspiegabili, ma in questo caso mi è parso di sentire delle persone parlare proprio davanti alla porta d'ingresso che stavo riprendendo in quel momento. Sento dei rumori, non mi piace. Qua fuori. Ho un po' in gola, ma l'ho sentito male. Non ho visto niente. Che ragazzi, avrei sentito dei rumori, ma forse sono solo nel mio cervello, quindi non lo so. Si arriva giù da lì? A questo punto decidiamo di cercare un'uscita di emergenza con il maniglione antipanico e ci accertiamo che sia utilizzabile in caso di emergenza. Dopodiché decidiamo di tornare all'ingresso per proseguire con le riprese che avevo interrotto. Siamo all'occhio. Mi sembrava di fuori, però ripeto, magari era un animale. Abbastanza vicino, sì. Magari sono suggestionato. Sì, c'è questo ingresso, è bellissimo. C'è anche un pianoforte, non ho fatto in tempo a riprenderlo. Sì. Un pochino sì. Questo è il pianoforte, ragazzi, è bellissimo, ma qua siamo troppo vicino all'ingresso. Ragazzi, l'ingresso è bellissimo, come dicevo. Questa è la reception, penso che qua dietro c'era anche il guardaroba. Minchia, sono preso malissimo. Wow. Ragazzi, questo è il guardaroba completamente elettrico, si sviluppava in altezza. Ci sono tutte le grucce comandate da questo macchinario. Fantastico. Sì, è bellissimo questo. C'è un ascensore. C'è un ascensore. Ma dove puntava, scusa? Questo è il piano terra, quindi puntava sicuramente al piano di sopra. Non sapevo ci fosse un secondo piano. Ragazzi, fantastico, questa era la reception, quindi questo era il banco accoglienza che entrava dall'ingresso
veniva qua, pagava il biglietto, dopodiché proseguiva nel corridoio esterno, si affacciava qui, lasciava l'eventuale giacca, giaccone, borse e poi andava a ballare. Ragazzi, è un posto bellissimo, fa molto anni 90, anche se probabilmente la struttura è più recente. Ragazzi, stiamo cercando tutti gli angoli belli in cui fare il video, ma ci stiamo veramente cagando sotto, quindi stiamo procedendo di fretta. Una volta terminato le riprese, decidiamo di lasciare la struttura. C'era anche un secondo piano da visitare, sicuramente collegato da un ascensore, ma non abbiamo trovato l'accesso e data la situazione di ansia, abbiamo deciso di avviarci verso l'uscita di emergenza e lasciare la struttura. Ciao. Ok ragazzi, queste sono le tende che vedevamo da dentro e adesso stiamo uscendo. Beh, questo è un territorio pubblico, quindi nessuno può dirci più niente. Dici che me lo sono inventato? Sei suggestionato, ma ci sta, guarda che io mentre ti facevo il video ero così tipo per sicurezza. Dai, togliti dal cazzo, porca puttana. Oh, piano, tu. Porca troia, va bene che ci sta. Vai. Io comunque non lo vedo. Per me sta andando sulla destra. Dai, togliamoci dalle palle. Però ci ha chiamato di brutto e si è incazzato. Vai. Io non lo vedo da dietro. Per me ora che fa il giro ci mette almeno 10 minuti col cazzo di rovi che c'erano. Siamo lontani. Minchia, dove? Non lo vedo dallo specchietto retrovisore, non ci sta inseguendo. No, ma la cosa più bella è io che ti dico, ma no, ma sei suggestionabile. Porco, dico, ok, non sei suggestionabile. Raga, esplorazione terminata con il botto questa volta. Sì, Comunque allora vi facciamo faccio un recap. Siamo usciti, pensavamo non ci fosse nessuno e pensavamo, almeno Etta diceva che io mi ero suggestionato e anch'io mi ero convinto di essermi suggestionato, ma in realtà c'era qualcuno fuori. Sembravano dei muratori e niente, uno si è incazzato e ha iniziato a parlare una lingua mezzo italiano, mezzo non so se era veneto o qualche lingua dell'est, non l'abbiamo capito. Non so. E non sembrava amichevole, quindi solitamente tante volte ci fermiamo e cerchiamo, cioè discutiamo e generalmente finisce a taralluccerino. Esatto. Prima inizi Ma incazzato. questa volta non era proprio il caso e visto che avevamo già un vantaggio di parecchi metri ce ne siamo andati via. Effettivamente fuori non l'ho ripreso, ma c'erano, sembrava ci fosse un mezzo cantiere, avevano depositato dei mattoni, avevano rifatto dei muretti, non lo so. Bel cantiere. E visto che questa persona sembrava un muratore, magari ipotizziamo che era il capolavori, non lo so. Per me era troppo incazzato per essere solo un muratore. Dai, non corri così, porca puttana. Sì, Cioè, è strano che un muratore si arrabbi così tanto. Poi mi prendeva. A meno che non pensava che avevamo lì a rubargli gli attrezzi. Non lo so, Ecco, perché figa. Cioè, non lo so, magari stava pensando che eravamo lì a rubargli, non lo so, i trapani, quelle robe lì, non lo so. Il posto era bello, dai, finalmente dopo, perché ragazzi era terza o quarta volta che cerchiamo di entrare qua dentro. Era occupato. Perché fino a poco fa ci vivevano nella casetta di fianco delle persone che non abbiamo mai capito se erano abusivi oppure se erano dei custodi, non l'abbiamo mai capito. Adesso invece la casetta era chiusa, non c'era nessuno e quindi siamo entrati finalmente. Io ho fame. Andiamo a fare la mano. Oh, Dudu, give me giochi. Dai, andiamo. Adios.